Ciao ragazzi e bentornati. Oggi impariamo a determinare gli spostamenti in un punto qualunque di un sistema isostatico andando ad applicare il principio dei lavori virtuali. Nello specifico andremo ad analizzare questa semplice struttura che vedete qui rappresentata al video, è una struttura isostatica e l'obiettivo sarà quello di andare a determinare l'abbassamento verticale nel punto D. La nostra incognita quindi è questo abbassamento verticale che io qui ho chiamato UYD. Come facciamo a determinarlo? Beh, vediamo rigorosamente quelli che sono gli step che dovete seguire, tralasciando per un attimo l'aspetto teorico. Questa struttura qui la chiameremo struttura principale o schema 0 o struttura 0. In questa struttura andiamo ad associare la stessa struttura dove togliamo i carichi esterni e andiamo a inserire una forza concentrata applicata nello stesso punto in cui vogliamo calcolare lo spostamento e diretta lungo la stessa direzione in cui vogliamo determinare l'abbassamento. Questa struttura la chiameremo struttura ausiliaria o struttura 1. Qui l'ho indicata quindi con S0 e qui l'ho indicata con S1. Questi due sistemi li andremo a risolvere, andremo a determinare le caratteristiche della sollecitazione e in particolare le leggi del momento flettente e alla fine applicheremo questa relazione dove possiamo dimostrare che l'abbassamento trasversale nel punto D è pari all'integrale esteso alla struttura della legge del momento valutata nello schema 1 per la legge del momento valutata nello schema 0 diviso E per I, dove questi due termini rappresentano rispettivamente il modulo di Young e il momento di inerzia. Questa relazione vale sotto alcune ipotesi, che generalmente sono valide, ovvero che sia trascurabile la deformabilità assiale e che siano trascurabili gli effetti del taglio. Per chi fosse interessato, nella slide successiva andrò a sviluppare la parte teorica che conduce alla determinazione di questa relazione. Chi non ne fosse interessato potrà andare avanti e vedere direttamente solamente la parte dello sviluppo dell'esercizio. Vediamo da un punto di vista teorico da dove deriva quella relazione che vi ho fatto vedere nella slide precedente. Abbiamo definito le nostre due strutture, lo schema 0 e la struttura ausiliaria o schema 1. Li possiamo risolvere entrambe. Dallo schema 0 possiamo immaginare di tirare fuori tutte le caratteristiche cinematiche, ovvero lo spostamento assiale, lo spostamento verticale e la rotazione, nonché i tre parametri di deformazione, ovvero la deformazione estensionale, lo scorrimento angolare e la curvatura flessionale. Parallelamente nello schema 1 invece possiamo immaginare di tirare fuori tutti i carichi esterni, in questo caso abbiamo solo questa forza concentrata, le correlate caratteristiche della sollecitazione, sforzo normale, taglio e momento. Per distinguere i due gruppi di quantità, come vedete ho individuato l'apice. Con l'apice 0 quindi ci stiamo riferendo a tutte quelle quantità che sono correlate allo schema 0 e con l'apice 1 tutte le quantità invece correlate allo schema 1. Il principio dei lavori virtuali mi dice che se io ho due sistemi, per esempio lo schema 0 e lo schema 1, dai quali si associa un insieme di caratteristiche della deformazione tra di loro congruenti, ovvero che soddisfano le equazioni di congruenza, e un sistema di forze esterne e di caratteristiche della sollecitazione tra di loro in equilibrio, quindi che soddisfano le condizioni di equilibrio, si può dimostrare che il lavoro mutuo virtuale si eguaglia, ovvero che il lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro virtuale interno. Questo principio vale a prescindere dal legame di causa-effetto che c'è fra queste caratteristiche cinematiche e queste caratteristiche statiche. Infatti queste caratteristiche cinematiche noi li correliamo a questa struttura, mentre queste caratteristiche statiche sono relative invece alla struttura caricata solo con una forza concentrata. Il principio dei lavori virtuali mi dice che il lavoro mutuo compiuto da queste caratteristiche della deformazione per queste caratteristiche statiche si eguaglia. Ma entriamo un po' più nel merito. Chi è il lavoro virtuale esterno? Il lavoro virtuale esterno è il lavoro compiuto dalle forze esterne dello schema 1 per gli spostamenti dello schema 0. Quindi essenzialmente è il lavoro compiuto da questi due gruppi di quantità. Beh, è chiaro che nello schema 1 abbiamo solo una forza concentrata e questa forza concentrata compierà il lavoro per effetto del corrispondente abbassamento. Questo abbassamento vi ricordo che è la nostra incognita. Quindi significa che il lavoro virtuale esterno è pari al prodotto fra questa forza e questo abbassamento, che essendo concordi significa che il lavoro è positivo. E quindi qui scriverò
che il lavoro virtuale esterno è pari a 1 per UYD. Il lavoro virtuale interno, invece, è il lavoro compiuto da questi gruppi di quantità, caratteristiche di deformazione e caratteristiche statiche all'interno di queste ellissi con riempimento verde. Quindi il lavoro virtuale sarà dato da questo integrale esteso alla struttura dello sforzo normale nello schema 1 per la deformazione estensionale nello schema 0 più il taglio nello schema 1 per lo scorrimento angolare nello schema 0 più il momento flettente nello schema 1 per la curvatura flessionale che ottengo nello schema 0. Quando qui leggete integrale esteso alla struttura, significa che questo integrale lo devo calcolare per ogni tratto e il lavoro sarà pari alla somma di questi integrali valutati per ogni singolo tratto. In questo caso avremo il tratto AB, il tratto BC e il tratto CD. Se adesso in questa espressione per le deformazioni andiamo a tenere in conto delle equazioni costitutive che ve li sto riportando qui a sinistra e per completezza vi ho anche riportato la nomenclatura dei vari termini che compaiono al denominatore, se queste espressioni li vado a sostituire qua dentro, otterrò questa espressione. Beh, questa espressione è completa, contiene tutte le caratteristiche di deformazione e quindi tutti i contributi di deformazione che possono intervenire nella teoria della trave. È usuale trascurare il termine dovuto al taglio, ma anche il termine dovuto allo sforzo normale. Generalmente i contributi legati allo sforzo normale e al taglio, ovvero possiamo anche dire alla deformazione assiale e allo scorrimento angolare, sono trascurabili e quindi li possiamo anche elidere. E questa ipotesi è quella che assumeremo in questa esercitazione. Ciò non di meno, in video successivi andremo a vedere invece qual è il contributo, proprio per farvi vedere come questo contributo in alcune situazioni è trascurabile. In realtà il contributo del taglio diciamo che è sempre trascurabile nel caso di travi snelle, ovvero quelle travi in cui la lunghezza è preponderante rispetto alle dimensioni della sezione trasversale. Fatta quest'ulteriore ipotesi, possiamo definire quindi la relazione che abbiamo visto prima, ovvero che l'abbassamento è pari all'integrale esteso alla struttura del momento flettente valutato nello schema 1 per il momento flettente valutato nello schema 0 diviso il prodotto E per I, dove E è il modulo di Young ed I è il momento di inerzia. Non entro nel merito degli altri termini perché in questa presentazione non ci interessano. Bene, a questo punto abbiamo anche dimostrato la parte teorica, procediamo con lo svolgimento vero e proprio dell'esercizio, andando a individuare tutti quei passi che voi dovete ripercorrere quando andrete ad affrontare il vostro esame. Bene ragazzi, andiamo come vi dicevo ad individuare tutti gli step pratici che ci servono per andare a risolvere quell'espressione che abbiamo visto prima. La prima cosa che dovete fare è andare a risolvere i singoli schemi, quindi andarvi inizialmente a determinare le reazioni vincolari. Nello schema 0, cioè lo schema in cui abbiamo il carico distribuito, abbiamo questa risultante Q per L. È evidente che questa risultante dovrà essere ripresa dall'incastro. Questa reazione e questa risultante formeranno una coppia che avrà un braccio pari a 3 mezzi L. Questa coppia gira in verso orario, quindi per l'equilibrio nell'incastro dovremo avere un momento di entità pari alla risultante, quindi Q per L, per il braccio, cioè 3 mezzi di L. Quindi in definitiva questo momento varrà a 3 mezzi di Q per L quadro. Come vedete è molto semplice andare a determinare le reazioni vincolari. Fatto questo passiamo al calcolo delle caratteristiche della sollecitazione e specificatamente, visto che nell'integrale che ci fornisce l'abbassamento verticale compare solamente la legge del momento, ci limiteremo quindi a determinare solamente la legge del momento flettente. Vi ricordo che per determinare la legge del momento flettente, per ogni tratto omogeneo andiamo a immaginare di fare una sezione e andare a vedere tutte le forze che ci sono a sinistra o a destra di quella sezione. Se incominciamo con il tratto AB, immaginiamo di fare una sezione che qui ho individuato con questo tratto di retta tratteggiata in rosso e introduciamo anche una scissa locale X. Se immaginiamo di guardare tutto quello che c'è a sinistra, è facile verificare che la legge del momento flettente nel tratto AB, come vedete qui ho messo la radice 0 per ricordarci che questo momento è correlato allo schema 0. Quindi se guardo a sinistra vedo che mi darà un momento la reazione 3 mezzi QL quadro, che essendo opposta al mio sistema di riferimento sarà negativa. Poi mi darà un momento anche la reazione Q per L,
e il braccio che mi dà momenti è proprio pari ad x. Gira concorde al mio sistema di riferimento, quindi è positiva. Vi ricordo che il sistema di riferimento è quello del concio e a secondo se guardo a sinistra o a destra devo guardare le componenti di sinistra o le componenti di destra. In questo caso ho fatto una sezione e ho guardato a sinistra, quindi sto guardando questo sistema di riferimento. Bene, passiamo avanti e andiamo al tratto BC. Come vedete vi ho anche orientato il concio in modo tale che l'asse del concio sia parallelo all'asse della trave e anche il tratteggio sia posto a destra. Faccio una sezione e ho deciso anche qui di guardare giù, di guardare a sinistra. Significa che devo guardare tutto quello che va dalla sezione fino al punto A, ovvero quella parte che vi ho appena evidenziato. Bene, se guardo giù vedo sempre questo momento e anche questa forza Q per L. Quindi il momento nel tratto BC sarà pari a questo momento flettente, il mio sistema di riferimento è sempre questa parte del concio, e quindi il momento avrà un segno negativo. Poi avrò il contributo della reazione Q per L. Come vedete il braccio di questa forza è sempre pari ad L, quindi di conseguenza il momento sarà Q per L, ovvero QL quadro. Gira in verso concorde con il mio sistema di riferimento e quindi è positivo. Se sommo questi due termini, trovo che nel tratto BC il momento è costante e vale meno QL quadro mezzi. Andiamo avanti e analizziamo invece il tratto CD. Immagino al solito di fare una sezione ipotetica ed introdurre una scissa locale. Bene, stavolta mi viene più semplice guardare a destra e quindi andrò a considerare tutto quello che vedo dalla sezione fino al punto D. Quello che vedo è il carico distribuito, o meglio una porzione del carico distribuito. Estrapoliamo questa porzione di trave e andiamo a vedere quali sono i contributi che mi danno momento. Il contributo che mi darà momento è solamente questa porzione di carico distribuito che va dalla sezione al punto D, ovvero quella che ho evidenziato in verde. Questa porzione, che agisce su un tratto pari ad L-x, perché? Perché tutta L, tutto il tratto ha una lunghezza L, se tolgo la scissa X, questa porzione avrà una lunghezza L-x. Quindi la risultante sarà Q per la lunghezza di azione, cioè L-x. Inoltre questa risultante dista dalla sezione considerata una distanza che è proprio pari a L-x mezzi. Quindi in questo tratto il momento sarà pari alla risultante Q per L-x che moltiplica il braccio L-x mezzi e sarà negativa perché è opposta al mio sistema di riferimento. Stavolta sto guardando a destra, quindi il mio sistema di riferimento positivo è questo. Quindi ho concluso l'analisi del momento flettente nello schema 0. Andiamo avanti e andiamo quindi a determinare le leggi del momento flettente nello schema 1. Dobbiamo essenzialmente ripetere gli stessi passaggi di prima. Quindi andiamo a determinare le reazioni vincolari. Come prima esternamente ho solo questa forza diretta verso il basso di modulo pari a 1 e quindi la reazione verticale dell'incastro per l'equilibrio deve essere pari a 1 ma di verso opposto. Queste due forze mi formano una coppia di braccio pari a 2 per L, quantità che potete facilmente verificare, e mi produrranno un momento che gira in verso orario, di modulo pari a 1 di braccio pari a 2L, quindi un momento 2L. Per l'equilibrio quindi dovrò avere un momento opposto di valore proprio pari a 2L. Come vedete il calcolo delle reazioni vincolari è abbastanza semplice. Proseguiamo andando a determinare invece le caratteristiche della sollecitazione. Di solito mi introduco un tratteggio che mi va a individuare l'intradosso dei vari tratti e incominciamo con il tratto AB. Faccio una sezione generica ed introduco una scissa di riferimento. In questo tratto il momento sarà pari a meno 2L più X. Questo perché? Perché se guardo a sinistra vedo questa reazione del vincolo 2L che gira negativa perché il mio sistema di riferimento positivo è questo, e a questo valore devo andare ad aggiungere il contributo che mi viene dato dalla reazione verticale, che sarà pari ad 1 per il braccio che è proprio pari ad x. Quindi qua ho scritto più x. Passiamo al tratto successivo. Vado a orientare il concio al solito con l'asse del concio parallelo all'asse del tratto BC
Faccio una sezione generica, introduco una scissa locale e immaginiamo di guardare tutto quello che c'è giù. Così come prima, quello che vedo è questa coppia concentrata di valore 2L e il momento che mi viene dato da questa forza, che sarà sempre pari ad L. Questo perché? Perché il braccio di questa forza, in qualunque punto di questo tratto in cui io mi voglio mettere, è sempre pari ad L. Quindi il momento BC sarà pari a meno 2L più L, che sommati mi daranno meno L. Passiamo infine al tratto CD, introduco quindi una scissa locale e immagino di fare quindi questa sezione trasversale e come prima decido di guardare a destra. Oriento il concio, guardo a destra e vedo solamente il contributo ai momenti dato da questa forza concentrata. Questa forza concentrata sarà posta rispetto alla mia sezione a una distanza L-x, quindi il momento sarà pari a 1, cioè il valore della forza, per il braccio L-x, e girerà in senso orario, quindi opposto al sistema di riferimento. In questo caso il sistema di riferimento è quello di destra. Quindi qua ho inserito questo segno negativo. Ho quindi determinato anche la legge del momento nel tratto CD. Adesso conosco le leggi dei momenti sia nello schema 0 che nello schema 1, quindi posso andare ad applicare quella formuletta che abbiamo visto prima, che ora vi ripropongo, cioè UYD è pari all'integrale stessa alla struttura della legge dei momenti valutata nello schema 1 per la legge dei momenti valutata nello schema 0 diviso il prodotto E per I. Questo termine è anche chiamato rigidezza flessionale. Come vi dicevo, il fatto che qui leggevo integrale esteso alla struttura significa che questo integrale lo devo valutare per ogni singolo tratto, quindi per il tratto AB, per il tratto BC e per il tratto CD. E quindi questo integrale in realtà si tramuta nella somma di tre integrali. All'interno di questi tre integrali compaiono queste tre leggi nel momento e queste altre tre leggi nel momento che vado a sostituire in questa espressione. Ottengo quindi questa somma di tre integrali, a questo punto li posso svolgere, li posso risolvere, io questo l'ho fatto a parte, e alla fine troverete che l'abbassamento trasversale è pari a 53 diviso 24 che moltiplica Q per L alla quarta su EI. Questo valore rappresenta quindi l'abbassamento verticale nel punto D e il fatto che sia positivo significa che è concorde con il verso che io ho ipotizzato per la forza unitaria. Bene, io non entro nel merito di questi semplici integrali, però ad ogni buon fine ve li ho svolti e li trovate in questa slide. Non entro nel merito di ogni singolo passaggio, vi lascio questa slide qualche secondo, qualora voi volete bloccare il video e andarvi ad analizzare i singoli passaggi. Spero di non aver fatto degli errori di riporto, io comunque questo valore l'ho determinato svolgendo anche l'integrale con il software matematica. Spero che questo video vi sia risultato utile, se vi è piaciuto vi ricordo di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale contribuendo anche voi alla crescita di questo canale. Grazie ragazzi e buona giornata.